Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere quello che mi è arrivato e sono praticamente 165.932.033 profumi. No, in realtà sono circa una decina, qualcosa del genere, e praticamente sono appena stato al Pitti Fragranze, che è un evento che si tiene una volta all'anno circa a Firenze ed è dedicato completamente al mondo dei profumi, ma è specializzato solo per le persone del settore. Questo vuol dire che a differenza dell'Exans è un po' più piccolo, è un po' più local, ma dà la possibilità di conoscere distributori, dà la possibilità di creare nuove collaborazioni per la gente del settore, di farsi conoscere, di andare in giro. Ed è il secondo o terzo anno che ci vado ed è molto bello perché anche il rapporto che si crea con i brand è diverso. Non c'erano tanti brand che non conoscevo, quindi la maggior parte li conoscevo, e ovviamente quando vai là, essendo un content creator, la gente ovviamente fa i network. Ero lì con Alex, ero lì con Sinister, Matilda, ero lì con Vanessa, Caputo, ero lì con gli altri ragazzi. Girando, alcuni ti danno dei regali, altri ti parlano, altri ci sono connessioni di lavoro, c'è un po' di tutto, ma diciamo che alla fine torni a casa con un bel malloppo di profumi che ti danno da provare, profumi nuovi, profumi vecchi, alcuni li ho chiesti io perché mi piacciono molto, quindi sono contento e voglio farveli vedere mentre vi racconto qualche aneddoto di come è andata questo Pitti. Tra l'altro, piccolo spoiler, ho appena ricevuto, non c'entrano col Pitti, ma ho ricevuto questi due che escono domani, quando li vedete questo video sono già usciti. Sono i nuovi Quinto Canto, Arcano degli Amanti e Arcano del Sole, mi hanno inviato Tiziana Terenzi, e sono molto buoni, e Arcano degli Amanti mi piace tanto tanto tanto, quindi sicuramente ne parlerò in altri video. Ma ora passiamo a quello che mi hanno dato. Allora, il Pitti tra l'altro dura 3 giorni, no 4 giorni, io li ho fatti praticamente tutti, e alla sera ci sono sempre questi eventi molto particolari e io non sono riuscito a partecipare a tanti eventi, però sono riuscito a fare qualcosa. E agli eventi ti danno cose, ci sono state cene. Quindi il primo giorno sono andato a questa cena ed è stato molto bello. Il secondo giorno c'era un evento da Zor a Firenze, quindi una profumeria molto bella, per l'evento di Boa di Cea, e un evento di Boys. Poi ci sono stati altri eventi, cose varie. Insomma, molto molto bello anche la sera, perché ci sono eventi poi la sera, oppure si fa mangiare con altre persone. E qua mi hanno dato come primo l'Orchestre Parfum, We Wish You a Wonderful Polysensory Journey. Questi praticamente sarà un Discovery Kit? Sì, è un Discovery Kit. È un brand che si chiama l'Orchestre Parfum ed era molto carino perché era un brand che ha creato praticamente questi profumi collegati al suono. Quindi tu ti ascolti una canzone che hanno creato appositamente per quel profumo e cercano di ricreare, di rievocare una situazione. Vado con i testerini all'inizio, dato che sono pochi, e poi vi faccio vedere i profumi. Questo è Rito, anche loro mi hanno dato penso il Discovery Kit, quindi lo metto qua dietro. E l'ultimo è Masca Parfum. Anche questo è un brand che non conoscevo, molto carini, bello come Discovery Kit, ci sta. Ora passiamo invece ai profumi. Allora, il primo è un profumo che ho chiesto io ed è di un brand che mi piace tantissimo, si chiama Acro, e questo profumo si chiama Night. È un profumo, ragazzi, che detta così sembra un po' strano, che bello, ma sa di non so neanche se posso dirlo su YouTube, ma capite quello che voglio dire? Sa di quando vai a dormire con qualcuno, e non in senso brutto, ma in senso molto pulito, molto bello. È un po' quell'abbraccio di pelle, di deodorante, di odori intimi di quando vai con qualcuno. Acro ricrea praticamente dei momenti, diciamo, molto particolari, molto significativi, e questo è pazzesco. Ce ne sono anche altri del brand, ma questo mi piace tantissimo e l'ho chiesto io personalmente perché è da tantissimo che volevo parlarne e sicuramente ci farò dei video. Quindi il primo è Acro Night. Il secondo è sempre di Acro ed è invece basato, è quello nuovo, quindi hanno presentato questo qua nuovo, ed è ispirato ai party, mi sembra, sì, si chiama Acro Glow,
e dovrebbe essere proprio ispirato all'idea di fare festa. Quindi proprio all'essere festaioli, a tutta questa situazione un po' con la musica, eccetera. A dire il vero l'ho sentito, ma non me lo ricordo molto. Molto bello perché l'hanno fatto dorato ed è un X3. Bello, molto carino. E facciamo così, sai cosa? Così ve lo dico subito com'è. Direttamente nella scatola. Molto carino. Sì, allora è un po' più profumo confronto all'altro, confronto agli altri, però capisco quello che vogliono dire. È molto bello, molto luminoso, sicuramente lo proverò. Questi qua di Acro sono un paio di cui sono molto contento e non vedo l'ora di parlarne in modo più approfondito. Quindi proseguiamo. Poi c'è questo che me l'ha dato senza scatola perché poverino non ce l'aveva ma voleva lasciarmelo a tutti i costi perché era il mio preferito. Un brand che si chiama La Serra, si chiama Binge Eating, tutto basato su disturbi, quindi questo è il disturbo alimentare del binge eating, mangiare senza controllo. E sono molto molto belli, il pacchetto è tutto organico, è tutto riciclato, è molto molto interessante con questo psicologo e questo era quello alla vaniglia e mi è piaciuto veramente tanto, anche questo uno di quelli che mi è piaciuto di più del brand. Per passare a un altro, così penso che poi sono finiti quelli che mi hanno dato senza niente, è questo qua di Pantea ed è di Stefano Berlucas. Pantea, questo ragazzi, è un profumo di cui sono sempre stato innamorato e non sono mai riuscito a avere. A me Stefano Berluca, lo sapete, mi piace tantissimo. Mamma mia, questo sa... Allora, ultimamente sto guardando Gli Anelli del Potere. Questo sa esattamente di... com'è che si chiama? La protagonista, praticamente degli Anelli del Potere, che è questa dea elfica che però negli Anelli del Potere è un po' più guerriero, nel Signore degli Anelli è un po' più strong, cioè un po' più, scusate, tipo eterea. Ecco, immaginatevi questa tipo donna elfica eterea, Galadriel, ecco, sa di Galadriel secondo me. Un po' sottile, un po' biancastro, etereo, però forte, elfico, veramente veramente buono. Poi c'è la novità di Kajal, ragazzi, la novità di Kajal, e questo è l'Amar Noir, poi alla fine di tutto vi farò i miei preferiti, quindi vi dirò quali sono i miei 5 preferiti. Questo è bellissimo, cioè guardate che scatola, guardate che boccetta. I Kajal mi piacciono molto molto molto, è un brand che approvo sempre e hanno questo DNA, questo signature molto forte e anche qua si sente come signature, mi ricordo l'avevo sentito e provato, ma qua leggermente più scuro ovviamente come si vede dal brand, cioè dal packaging, ma sicuramente lo proverò e ve ne parlerò perché secondo me ne vale la pena. Questo è anche uno dei miei preferiti ma va un po' oltre. Poi qua c'è, vediamo, questo qui che non mi ricordo cos'è. Coty, ok, entre genre. Non lo so, non so, ragazzi vi giuro che non me lo ricordo questo. Proviamola. Che strana la scatola. Si apre, che bello. Che bello che è. Questo ragazzi ve lo giuro non me lo ricordo. Non saprei dirvi neanche chi me l'ha dato. Non sento niente. Mannaggia. Prima mi sono spruzzato il profumo quello lì di quinto canto e quindi sono pieno di profumo. Lo sento e vediamo com'è. Buono, scusatemi il video un po' più così, ma ditemi se vi piacciono anche i video tipo chill, i video così rilassanti. Siccome quando si parla di cose tipo serie, cerco magari di creare una situazione, un contesto un po' diverso, ma quando si parla di magari cose così, un po' più relax, un po' vlog in cui vi racconto, un po' un modo anche per interagire con voi, magari a volte anche senza troppi tagli, eccetera, è anche una situazione bella. Fatemi sapere se vi può piacere. Come i Q&A o le live che faccio, a volte ci sono situazioni da studio, situazioni diverse, a volte ci sono anche situazioni così per raccontarvi e fare le cose un po' più in relax. Buono, pulito, buono, niente di eccezionale, ma non mi dispiace. Sicuramente lo testerò di più. Poi c'è stato l'evento, come vi dicevo, da Zor, il secondo giorno, di un brand che mi piace molto ed è il primo profumo che ho del brand e si chiama
il brand Boadicea The Victorious, questo brand inglese. Ho avuto anche l'opportunità di conoscere il proprietario, ecco il director di Boadicea, che fanno questi profumi molto vichinghi, molto strong, e con questi anche storytelling così. E infatti il profumo, che è nuovo, e l'evento era per la presentazione di questo nuovo profumo, si chiama Defender, e a differenza di tutti gli altri profumi creati da loro è il primo naso che glielo fa donna, quindi dovrebbe avere un tocco un po' più femminile, però non femminile nel senso che va indossato da una donna, ma più con energia femminile. Wow, bellissimo. È un mini size, però guardate che bello. È bellissimo, io adoro i mini size. Questo è bellissimo. Pazzesco, quanti ml è? Non si sa. Non si sa quanti ml è. Ah no, è 10 ml. Ok, 10 ml è praticamente... Si spruzza anche. Si spruzza. Proviamola. Sì, comunque rimane Boadicea, quindi rimane comunque terroso, strong, forte. Poi c'è questo brand che mi ha dato una chiavetta. Grazie, apprezzo la chiavetta, grazie mille. E poi vediamo, sono rimasti pochi. Questo è Tonstrina 367, non so che cosa sia. Oh, Parfum de Cologne. Ragazzi, questo non so. Ah, ho capito, so cos'è. È un brand tipo di prodotti per la pelle, prodotti per il viso, di prodotti tipo di cura di sé. E passando, Alex stava facendo un servizio, cioè una maschera e tutto con loro, e quindi en passant mi ha regalato quello. Welton. Welton invece era in sede separata, è un brand che mi piace molto, ho conosciuto anche gli anni scorsi il proprietario e mi hanno dato questo perché l'ho richiesto, cioè mi hanno fatto scegliere e io ho scelto questo. Io sono amante della rosa, questo si chiama Rose Empire, o Empire, no Empire mi sa, ma non ho mai avuto nella collezione una bella rosa, che sia proprio rosa fresca, naturale, e ho alcuni di tipo Diptyque. L'unica rosa che veramente mi piace tanto è quella di Diptyque, che è O Rose, ma non ce l'avevo, e questa è una bellissima rosa, quindi sono contento di averla in collezione. Poi, e vi tengo il mio preferito all'ultimo, qua ho ricevuto questo, sono gli ultimi 3 pacchetti. Uno è questo, che è Lumi, non lo so, proviamo ad aprirlo. Oh, what? Ma che... Ah, crea Dulce Fondumentum Concipio. Ah, sono quelli di Avere la Barba. Ok. È un brand dei ragazzi di Avere la Barba che hanno creato questi 3 profumi, i loro primi profumi, e mi hanno lasciato il testerino, molto carini, che comunque sono 10 ml anche questi, quindi come quello di Boadicea. Concipio tutto basato sul concepimento, Dulce Fondumentum basato su questi cioccolatini che loro erano super carini, sono diventati amici, ho fatto amicizia con un sacco di brand, ho fatto amicizia con Nasi, ho conosciuto bene Francesca Bianchi, ho conosciuto bene tutti gli altri creator, e molto bello. Poi Firenze bellissima, quindi anche girare bene con Firenze. Ovviamente è stato piacevole rivedere anche tutti gli altri ragazzi che fanno video, e diciamo che loro avevano questo stand, siccome uno dei giorni avevo il digiuno, perché faccio gli ekadashi, no? Con lo yoga, avevo digiuno, alle 5 finito il digiuno mi sono fiondato da loro e mi hanno riempito di cioccolatini, praticamente perché avevano questi cioccolatini basati su questo prodotto qua, perché la titolare, insomma una dei capi, aveva questa allergia al latte, qualcosa del genere, a alcune parti del latte, per cui non è mai potuto mangiare il cioccolato, e quindi è cresciuta con questi cioccolatini che erano senza questa parte del latte, e ha voluto basarci un po' su questa infanzia, questa idea del profumo, ed è molto buono. Poi Azalea, un brand un po' particolare,
con cui ho avuto tempo fa. Mi avevano regalato un profumo anche tipo la prima volta che ero andato all'Exans. Hanno fatto questa linea che, diciamo, sono passato al volo e mi hanno voluto regalare questo profumo qua, che è whisky, immagino sia quello nuovo, ed è un extrait de parfum Azalea. Molto bella la presentazione, molto bella devo dire, niente da dire. Hanno anche qua una etichettina, aspetta che cerco di fare le cose fatte bene, vediamo. Oh, greeting from Paris. Carini. Anche poi i messaggi che ti scrivono i brand, eccetera, sono sempre molto carini. Quando ho ricevuto questo profumo di Tiziana Terenzi, Quinto Canto, mi hanno scritto una cosa Paolo e Tiziana, che sono proprio Paolo Terenzi e Tiziana Terenzi, e mi hanno scritto un messaggio bellissimo, anche loro super carini. Whisky, e questo sa, indovinate, letteralmente di whisky. È molto particolare e mi piace, mi è piaciuto. Quello che mi hanno dato qualche anno fa non è stato il massimo per me, non mi aveva colpito tantissimo. Wow, ma questo è proprio whisky, un po', in realtà, un po' sidro, un po' whisky, quindi un po' questa cosa leggermente fruttatino, ma mi piace, quindi ottimo. Bellissimo profumo, sono contento di aggiungerlo alla collezione. E l'ultimo, che questo l'ho richiesto io, è di un brand che si chiama Unique, e Unique Luxury fanno dei profumi pazzeschi, e questo è ispirato al Giappone, è ispirato a una situazione giapponese, e l'hanno chiamato Mashumaro, che letteralmente è marshmallow, il modo giapponese di dire marshmallow, ed è ispirato a quello che vedete sulla confezione, ovvero l'idea che voi siete lì e vi mangiate su questo fuoco questi marshmallow, quindi questo affumicato, questo dolce, e con questo tono giapponese, perché ricordatevi che in realtà in Giappone, ragazzi, per tutta la questione che era successa durante la guerra, hanno tante cose anche prese dall'America, quindi alcune tradizioni, alcune cose, cibi, altre cose prese proprio dagli Stati Uniti, e quindi probabilmente anche questa cosa del marshmallow è una cosa che hanno preso un po' dall'America, ma che poi l'hanno giapponesizzata. Bellissima la scatola. Questa è gigantesca, sembra la lettera di Hogwarts. Thank you. Oh, thank you. Thank you for buying. I did not buy, but thank you. Oh, wow. Look. Bellissimo. E qua le note e tutta la cosa. Ah, Crush on Me, ok, di altri profumi. Bello perché non è carta, sono proprio solidi. Bellissimo. Bella presentazione, complimenti, ma infatti è tipo un brand di lusso praticamente. Non ho idea di quanto costi, però immagino che costi un bel po'. E il profumo in sé è questo, sotto ha anche la descrizione. Il profumo in sé è questo qua. Ce n'è anche un altro al mango, tutto verde, che è molto bello, poi ce ne sono altri, ma sono tutti buoni. E questo è... cioè guardate, hanno persino il logo sulla parte in alto, se vedete il tappino dove si spruzza lo sprayer. Quello bianco iniziale, non male. Questo è il sole, Tiziana Terenzi. Questo ha gli amanti. E questo non mi ricordo cos'è. Cos'è che avevo spruzzato di qua? Cos'è che avevo spruzzato di qua? Ah, quello di Boadicea. Non male, però Mashumaru devo provarlo assolutamente. Sto cercando un posto libero. Mannaggia, qua. Anche lì il problema è che ci sono troppi profumi da sentire e tante cose da fare, quindi in realtà quest'anno era tutto basato anche sul suono, c'era tutta la questione del suono, del silenzio, ogni tanto mettono anche delle installazioni, quindi c'era tutta un'esposizione con delle opere d'arte e con l'associazione tra alcuni suoni e gli odori, quindi era tutto molto particolare ma molto bello, mi è piaciuto molto. Mamma mia, si sente tantissimo. Wow, super evocativo. Molto bello. Ecco qua ragazzi, questa è stata la mia esperienza al Pitti. Quali sono i miei preferiti?
Allora, ovviamente, se devo sceglierne 5, ovviamente i due che ho chiesto, Acro Knight e Mashumaru, sono sicuramente in top 5, mi piacciono tantissimo. Sono super contento per Rose Empire, quindi direi terzo. Poi Pantea, quarto. E vi devo dire la verità che mi sa che Kajal è il quinto, ma anche tutti gli altri alla fine sono buoni. Però tra questi, sì, forse sono i miei 5. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!